Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come lavorare la coda di drago fior di pesco. Fior di pesco perché ho preso il nome dal colore del filato, e quindi vediamo, ho dato semplicemente questo nome per il colore. Ha una struttura molto semplice, basica, in modo da poter essere lavorata facilmente da tutti, professionisti e meno. È un progetto divertente, allegro e facile da memorizzare come schema e può essere appunto un modo per cominciare anche per chi di uncinetto non ne fa una professione. Allora, lo schema di lavorazione è più o meno come lo schizzo che ho presentato qui accanto. Allora, partiamo con 5, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, andiamo a chiudere con una maglia alta nella prima. Saliamo con 3 catenelle, all'interno dello spazio di una catenella montiamo 3 maglie alte. Catenella di separazione, altra maglia, in realtà è qui, io facendo lo schizzo comunque la maglia alta va lavorata nell'apertura, diciamo nel punto in cui c'è la quarta catenella sottostante. Ci alziamo di 3 catenelle, anzi scusate, di 4 catenelle, un'altra catenella di separazione e lavoriamo una maglia alta nel punto iniziale, perché dobbiamo creare delle righe di punti V e poi di ventaglietti da lavorare all'interno dei punti V. Fatto questo, aggiungo una catenella, vado a lavorare un punto V costituito da maglia alta, catenella e maglia alta nella catenella di separazione del secondo giro. Non mi sposto oltre perché questa lavorazione deve dare vita alle, diciamo, crestine della mia coda di drago, quindi mi devo fermare sempre prima dell'ultimo gruppetto di maglie alte e torno indietro. La parte degli aumenti è questa, da questo lato. Quindi una volta concluso salgo con 3 catenelle e vado a montare 3 maglie alte in questo spazio. Non aggiungo nulla, mi risposto nell'altro spazio, monto 4 catenella, maglia alta e così faccio l'altro giro di punti V. Da memorizzare sicuramente il fatto che nel giro dei punti V non arrivo fino al fondo, ma mi fermo un posto prima e poi c'è da dire che nei gruppetti delle maglie alte sono tutti gruppetti da 4 ad eccezione di quello iniziale che è composto da 3 catenelle o 4, dipende un po' dalla vostra mano, si tira il lavoro e poi da 3 maglie alte lavorate nello spazio. Avviamo qualche giro insieme per vedere un po' se è semplice da apprendere. Chiedo scusa, ma sono davvero molto raffreddata e quindi ho la voce alquanto nasale. Allora, come detto, mi avvio con 5 catenelle. Posso fare la prima che chiude, sposto un attimo il lavoro, poi aggiungo le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, filo sull'uncinetto, mi chiudo nella seconda perché ho detto ne ho fatta una per iniziare il lavoro e chiudo, ok? Questa è la base di partenza, quindi 5 catenelle più una maglia alta lavorata nella prima. Salgo con 3 catenelle, 2 e 3, giro il mio lavoro all'interno dello spazio di una maglia alta, di una catenella, vado a lavorare 3 maglie alte, una, aspettate che pesco, 2,
3, poi aggiungo un'altra catenella e vado a fare un'altra maglia alta, ok, qui, opla, e il primo giro è pronto. Allora, questo primo giro è quello che serve appunto per le maglie alte. Adesso faccio una, 2, 3, 4, questo è il lato degli aumenti, giro la lavorazione, aggiungo una catenella, nello spazio dove ho lavorato la catenella vado a chiudermi con una maglia alta, un'altra catenella di separazione, nello spazio stesso vado a lavorare un'altra maglia alta, più una catenella, più ancora una maglia alta perché devo realizzare i punti V. Adesso a questo punto, come ho detto, non vado oltre perché devo creare le crestine della coda, ma mi alzo di 3 catenelle, 2 e 3, giro e lavoro. Come detto, diciamo nella crestina si lavorano solo 3 maglie alte perché la quarta è data dalle catenelle con cui ho iniziato il giro, 2 e poi 3, ok, siamo qui, poi filo sull'uncinetto, qui non lavoro perché era lo spazio di separazione, vado nell'ultimo spazio e lavoro 4 maglie alte, una, 2, 3, 4, poi catenella di separazione, aggiungo una maglia alta. Questo vi ricordo ancora che è il lato degli aumenti. Mi alzo con 4 catenelle, 2, 3 e 4, giro il lavoro, quinta catenella, si chiude qui con una maglia alta, catenella di separazione, un'altra maglia alta, catenella di separazione, qui facciamo il punto V, poi metto una catenella perché comunque devo scavalcare queste 4 maglie alte, vado qui e formo l'altro punto V composto da maglia alta, catenella, maglia alta, ok? Poi 1, 2, 3, giro il lavoro e vado a proseguire con diciamo i ventaglietti, io li chiamo così, ma sono blocchetti di 4 maglie alte. Qui, come detto, siccome quella iniziale vado a montare solo 3 maglie perché ho già le catenelle che occupano la prima posizione, poi non aggiungo né catenelle né altro, ma mi sposto direttamente su nell'altro spazio e metto 4 maglie alte, 2, 3 e 4, infine altre 4 maglie alte, una, 2, 3 e 4, catenella più maglia alta.
e vediamo che la coda di drago con la crestina, quella che io ho chiamato fior di pesca, si sta formando. Adesso il procedimento è sempre uguale, quindi mi ricordo che devo formare le crestine da questo lato, da quest'altro do gli aumenti, i giri di lavorazione sono 2, molto facili da memorizzare. Abbasso nuovamente lo schemino per vedere un pochino come è strutturato. Con un po' di intuito e un po' di fantasia si possono realizzare dei progetti fantastici. Spero che questa idea vi sia piaciuta. Se è così lasciate like, lasciate un commento e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. Buona creatività a tutti da Uncinetti allo sbaraglio.